parola di oggi è inferno o inferi? Inferi, prima gli inferi, poi l'inferno. Allora, e in ebraico è Sheol, invece in greco è Hades. E quindi già il fatto che noi usiamo la parola Hades ci fa capire che non è esattamente il nostro inferno, ma sono gli inferi, cioè il soggiorno dei morti. È un termine abbastanza condiviso, cioè in cioè l'idea che i morti sono in un posto dove non vivono una vita ombrosa, nutrendosi di cenere, di acqua fetida e bramano soltanto di arrivare al sangue dei viventi per poter recuperare un po' di vita, e ogni tanto gli si offre questo sangue e così si ringalluzziscono. È un'idea abbastanza comune in tutto il vicino Oriente, ma anche in tutto il bacino del Mediterraneo. E comunque è chiaro che, per esempio, la cosa importante è capire che il Dio di Israele non è il Dio degli inferi, non è il Dio dei morti. Sì. Quindi l'essere negli inferi implica un distacco da Dio. E infatti dice Isaia 38, 18, perché non sono gli inferi a renderti grazie, né la morte a lodarti. Quelli che scendono nella fossa non sperano nella tua fedeltà. Il vivente ti rende grazie, come io faccio quest'oggi. Una volta morti si è fuori. Si è fuori, si va Questo all'inizio è proprio perché il Dio di Israele è un Dio celeste, non è un Dio infero. Sì. Gli dei si dividono in 3 grandi categorie: gli dei celesti, gli dei terrestri e gli dei inferi. No? Gli dei terrestri? Gli dei terrestri sono gli dei della vegetazione, gli dei inferi sono gli dei del sottosuolo, e gli dei celesti sono gli dei del cielo. Il Dio di Israele è un Dio celeste, è un Dio grande, un Dio dell'alto, che abita sulle montagne, nel cielo, cavalca sulle nubi, eccetera. Dunque gli inferi non sono la sua zona. Come si passa da qui all'idea dell'inferno come la pensiamo noi? Evidentemente se uno è distaccato da Dio negli inferi, però a un certo punto ci si chiede: ma è proprio vero che Dio non estende il suo potere sugli inferi? La religione di Israele evolve dicendo: no, Dio è il Dio di tutto, dunque anche degli inferi. Ma se è il Dio degli inferi può liberare dagli inferi. Questo è una cosa interessante, lo dice il Salmo 49. Certo Dio riscatterà la mia vita, mi strapperà dalla mano degli inferi, quindi dello Sheol. E quello che dice Gesù: Dio non è il Dio dei morti ma dei vivi. Dunque Abramo, Isacco e Giacobbe sono destinati alla risurrezione, perché Dio si definisce come il Dio di Abramo, di Isacco e Giacobbe a Mosè, ma questi qui sono morti all'epoca di Mosè, ma se Dio dice che è il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, vuol dire che sono vivi. Allora, in realtà Dio è colui che può liberare dagli inferi, quindi non è un Dio degli inferi, ma è un Dio che può liberare dagli inferi. Sì. E c'è tutta la questione della risurrezione. Certo. Però chi libera dagli inferi? Coloro che sono uniti a Lui. Sì. No? E dunque libera dagli inferi coloro che sono meritevoli della liberazione dagli inferi. Sì. Essenzialmente coloro che hanno seguito la legge, questo nei libri sapienziali tardivi dell'Antico Testamento. Quindi si arriva all'idea di inferno. Si arriva all'idea di inferno, che è colui che invece ha scelto qualcosa di diverso dell'appartenenza a Dio. Il testo più esplicito è quello della liturgia di oggi, del ricco cattivo e del povero Lazzaro, dove Abramo fa questa considerazione. Per di più tra noi e voi è stato fissato un grande abisso, coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di lì possono giungere fino a noi. No? Quindi perché c'è questo abisso? Perché quelli che vi sono confinati si sono allontanati da Dio, hanno deciso di allontanarsi da Dio come? Rifiutando la carità. Infatti è proprio sulla carità che viene decisa questa cosa, per cui l'inferno, inteso nel senso neotestamentario, l'inferno è un dato neotestamentario che inizia alla fine dell'Antico Testamento ma che si perfeziona nel Nuovo Testamento, è il fatto che l'uomo liberamente sceglie di andare contro l'amore di Dio rivelato.